Ciao a tutti e bentornati nel mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, oggi tratteremo un argomento che fra l'altro si lega un pochettino solo per un piccolo passaggio, per un piccolo componente hardware, si lega all'ultimo video che abbiamo fatto, quindi quello dell'assemblaggio del PC. Quindi importante perché si lega a quello, però soprattutto può essere proprio un argomento nuovo per chi acquista questo componente hardware, quindi oggi parleremo di CPU, in particolare quindi del classico processore del nostro computer, quindi si parla solo di CPU e si parla quindi in ambito di computer desktop o il cosiddetto fisso, meglio conosciuto come computer fisso, quindi la classica torre abbiamo detto. Chi per esempio deve costruire, come il video che abbiamo fatto precedentemente, chi deve costruire da zero un computer, abbiamo visto che fra i vari componenti bisogna acquistare la CPU, oppure praticamente se si vuole fare proprio un upgrade del proprio computer, quindi in questo caso chi già possiede un computer e vuole sostituire la CPU, abbiamo detto che bisogna controllare veramente dei parametri, ci dobbiamo attenere a dei parametri specifici, quindi devono coincidere con l'LGA, il socket della scheda madre, sia anche l'ingresso della CPU. Quindi abbiamo detto, dico è inutile qui e stiamo a ripeterlo, vi potete vedere benissimo il video della costruzione, dell'assemblaggio di un nuovo computer. Comunque, per dirla breve, se una scheda madre abbiamo deciso di prenderla con socket LGA 1200, lo stesso deve essere il processore LGA 1200. Se è una 1155 la scheda madre, dobbiamo prendere anche il processore 1155. Quindi già da qua, anche per chi ha già un computer a casa, vada a controllare benissimo che tipo di socket monta, quindi di alloggio monta quella scheda madre per andare a prendere un processore più potente ma che abbia sempre lo stesso ingresso, quindi la stessa LGA. In questo caso dovete però fare attenzione, sia se dovete assemblare un nuovo PC, sia che dovete soltanto fare l'upgrade su una macchina già che avete voi in casa, dovete stare attenti oltre a queste cose al codice del processore, della CPU. Quindi dovete stare attenti ai vari codici che potete trovare per esempio su Amazon, su altri siti di acquisto insomma di materiale informatico, al codice preciso. Questo perché? Perché vi potete ritrovare con un processore comunque che poi non che non vi funziona, non funziona da solo, ahimè. Questo che significa? Per esempio qua c'ho il famoso processore che noi abbiamo messo ai tempi, abbiamo creato il video, che è un bellissimo, abbiamo detto, Uni3, è un processore potentissimo. Potentissimo anche aiutato da che cosa? Proprio da questa sigla, che ahimè può avere dei pro e dei contro. Allora, questa sigla che vedete voi che c'è scritta qua sotto in basso, ora ve l'inquadro, è i3 10105F per intenderci, quindi per intenderci questa sigla qua, si può vedere anche il socket, io ho 1200, nell'LGA 1200, questa F finale, che non è messa qui a caso, è importantissima, soprattutto tutti i processori che abbiano questa lettera finale, e soprattutto leggete sempre con attenzione perché molti siti non lo riportano, e questo è un guaio, perché non tutti quelli che acquistano su Amazon sono tecnici ovviamente hardware. Si pensa che insomma chi va a acquistare un pezzo del genere è perché ha conoscenza di tutti i codici, però molti lo dicono e fanno bene lo stesso e molti no, appunto perché si immaginano che tutti quelli che acquistano su Amazon magari possono essere dei tecnici hardware proprio professionisti. In questo caso magari c'è gente che è neofita che prende questo di qui, si ritroverà una volta assemblato con il computer che è completamente a schermo nero. Questo perché? Perché questo è una CPU, scusate, che ha bisogno di una GPU, di una scheda video, perché lui al suo interno, soprattutto questi con le lettere F, hanno una mancanza di scheda video, quindi significa che voi non troverete il processore che vi parte bella a monitor una volta inserita la CPU e formattata, ma vi darà proprio schermo nero con dei bip, soprattutto che vi faranno capire il classico cicalino all'interno, vi farà capire praticamente che c'è un errore dovuto a una mancanza di qualche cosa. In questo caso l'errore sarà riconosciuto via audio con il bip che fa, ed è un bip, il classico primo prolungato susseguito da 3 più corti. Questo di qua sta a significare o che c'è un problema nelle RAM, o sta a significare praticamente che proprio c'è una mancanza in qualche componente hardware, in questo caso dovuta alla CPU, non perché è sbagliata, perché magari ad alcune persone serve proprio una CPU molto potente, molto più leggera, essendo senza la sua scheda video integrata, e noi ne montiamo invece una all'esterno.
Quindi in questo caso cosa si deve fare? Intanto, se non volete incorrere in questo errore, che poi errore non è, quindi io vi sto, diciamo, mettendo in condizione di poter acquistare in maniera tranquilla e serena e fare partire il vostro computer immediatamente, senza ulteriori soldi, ulteriori spesate in più. Quindi in questo caso, se voi scegliete un F come finale, significa che manca di scheda video, quindi in questo caso dovete anche, oltre ad acquistare il processore, acquistare una scheda video PCI Express, che sarebbe quella con il classico slottino, che possa essere simile a una RAM con una bella attacca che si vede come separatore, e quindi in questo caso andarlo a inserire negli slot PCI della vostra scheda madre, e lì funzionerà ovviamente tutto il computer. Avete veramente un computer prestante, perché il processore è abbastanza leggero, farà il suo lavoro solo di CPU, e in questo caso tutto il comparto video lo lascerà alla scheda video PCI Express, che se ne occuperà e se ne prende tutto il comparto e il compito di avere il video in maniera perfetta. Quindi se non volete invece incorrere in questo piccolo errore, che non è poi un errore, già abbiamo capito, bisogna solo sapere i codici. Peccato che molti negozianti non lo specificano bene, lo fanno specificare solo al cartoncino. Se voi vedete qua in basso scritto piccolino, c'è scritto qua sotto che, in inglese ovviamente c'è scritto che necessita di una scheda video, diciamo, non dico il top, però una scheda video discreta. Quindi se uno non va nemmeno a controllare l'immagine presente di questo processore, si ritroverà con l'errore che ho detto io, quindi schermo completamente nero. Quindi in questo caso cosa dovete fare? Se non avete intenzione di giocare con il computer, quindi avete la necessità proprio di andare a acquistare una scheda video PCI Express, ma proprio per una vostra scelta, quindi perché vi occorre una buona scheda video per giocare per esempio con gli ultimi giochi, e vi interessa invece soltanto andare a fare un upgrade del processore per rendere il computer molto più veloce e prestante, dovete scegliere una CPU, un processore che non abbia né questa lettera F, perché ci sono tante sigle, c'è la K finale, quindi bisogna sempre stare attenti comunque a questa presenza di questo codice, e soprattutto bisogna leggere se, oppure potete chiedere al venditore se la CPU che state o che pensate insomma di acquistare ha la GPU, quindi ha la scheda grafica già inserita, oppure proprio necessita di scheda video PCI Express aggiuntiva.